Ciao a tutti, oggi ti propongo le ciambelle di carnevale, delle ciambelle golosissime, soffici e profumate, una attira l'altra. Gli ingredienti sono scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo come prepararle insieme. Preparo l'impasto, metto il latte leggermente tiepido oppure a temperatura ambiente in una terrina. Aggiungo il lievito di birra fresco, se usi quello secco ne basteranno 2 grammi. Metto lo zucchero e mescolo bene il tutto facendo sciogliere il lievito. Aggiungo 2 uova medie, io uso quelle biologiche a pasta gialla. Sbatto il tutto con la forchetta. Aggiungo la scorza di un limone non trattato e di seguito dell'estratto di vaniglia, questo è il mio, fatto in casa in soli 7 giorni con l'estrazione a caldo, quindi subito utilizzabile dopo 7 giorni. Ti metto il link della ricetta nell'info box sotto il video e nelle schede video. Adesso setaccio la farina, ho già messo anche un pizzico di sale all'interno della farina. Io sto usando una farina zero con 11 grammi di proteine. Le proteine sono semplicemente la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Inizio ad impastare prima con la forchetta e poi con le mani all'interno del contenitore. Quando avrò assorbito tutta la farina, allargo l'impasto e ci metto il burro morbido a temperatura ambiente. Continuo ad impastare facendolo integrare. Integrato il burro, mi sposto sul piano di lavoro e continuo a lavorare l'impasto per qualche minuto in tutte le direzioni. Mi aiuto con un velo di farina se necessario. Adesso formo un panetto e lo sistemo all'interno di una terrina ben unta con del burro. La copro con della pellicola alimentare e metto l'impasto a lievitare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio del volume. Dopo 3 ore ecco il mio impasto perfettamente lievitato. Tolgo la pellicola alimentare, sistemo un foglio di carta forno sul piano di lavoro, lo infarino e ce lo lascio cadere. Lo allargo leggermente con le mani e lo piego alle estremità. Lo capovolgo e lo schiaccio col matterello, formando una sfoglia dello spessore di circa 1 centimetro. A questo punto coppo dei dischi con un coppapasta del diametro di 9 cm.
Poi ci pratico un foro al centro. Io lo faccio grande, con un coppapasta per biscotti del diametro di 5 cm, ma se lo preferisci più piccolo puoi utilizzare un coppapasta di diametro inferiore. A questo punto la parte centrale la puoi friggere formando dei mini bomboloni. Oppure se vuoi fare tutte ciambelle la rimpasti. Compatto i ritagli di impasto e li copro con della pellicola alimentare. Li lascio rilassare per 10-15 minuti prima di formare altre ciambelle. Così l'impasto sarà ben rilassato e sarà più semplice stenderlo col matterello. Sistemo le ciambelle pronte su un canovaccio pulito e infarinato. Poi le copro con un altro canovaccio e le lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Ci vorranno circa 40 minuti, un'ora, dipende dalla temperatura ambiente di casa tua. Ho messo una padella sul fuoco con abbondante olio di semi. Controllo che l'olio sia a temperatura ed inizio a friggere le ciambelle. Le metto nell'olio capovolte, con la parte che è stata a contatto col canovaccio rivolta verso l'alto. Le faccio friggere fino a doratura da ambo le parti. Poi le sollevo facendo scivolare l'olio in eccesso e le sistemo su un vassoio coperto con carta assorbente. Le passo nello zucchero semolato quando sono ancora calde, così lo zucchero aderirà alla perfezione. Ho fritto anche la parte interna della ciambella formando dei mini bomboloni che puoi farcire a piacere. Ed ecco le ciambelle pronte e tu puoi immaginare solo la bontà mentre io le mangio. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!